Oh, guarda che c'è Nicola Jung. No, dietro di me non è lo schermo di Windows XP, ma siamo in Abruzzo, una regione che offre paesaggi meravigliosi dal mare alle montagne e piatti unici che difficilmente si possono trovare altrove. Timballo, zagne e ceci, anellini alla pecorara. Perciò tenetevi comodi e buona visione! E come prima tappa, indovinate, siamo a Guardiagrele. Siamo apposta qui per mangiare le Sisi delle Monache. È nato proprio in questa città qui. E qui ci stanno due locali molto rinomati che fanno questo dolce. Tra cui uno è stato fondato proprio dall'inventore di questo dolce. E noi andremo a provarli tutti e due. E entrambi i locali si trovano lungo questa stradina nel pieno centro di Guardiagrele. Ecco, il primo locale è questo qui, si chiama Pasticceria Emolullo, successore di Filippo Palmerio. Cioè, un altro locale si chiama Palmerio, perciò entrambi i locali saranno i successori. Boh, fatemelo sapere voi nei commenti se sapete qualcosa. Guardate che posto. C'è la bilancina molto vintage. Palmo di Lullo. Grazie mille. Buongiorno. L'altro locale si trova un pochino più avanti. Comunque avete visto, era un locale veramente storico. Sembrava di essere entrati a 200 anni fa. Ah, poi questa città è famosa anche per la lavorazione dei metalli. Guardate qui le scritte dei locali. Buongiorno, si può entrare? Ancora chiuso? A che ora aprite? Tra poco, 30 minuti. Niente, li passiamo fra mezz'ora. Prima intanto mangiamo questo qui. Oh. Ciao. Ciao. Si dice piano. E comunque su Google Maps c'è scritto che apre alle 9 e sono le 9:30. Qui la gente è più scialla, no? Vive la vita più tranquillamente, senza fretta, senza orari. Sembra veramente un paesino fermato nel tempo. Tutto bene, Tutto benissimo. ti seguo sempre. Grazie. Prima cosa che mangio qui. La Sisa della Monaca Chi l'ho presa da lì? Da Lullo? è la migliore quella. Chi è l'inventore? Qui? Gli inventori sono loro, questo lavorava con quello là, l'ha superato. Ah. Se il maestro ha superato l'allievo. Hai capito, l'allievo ha superato il maestro. Comunque lo proverò ugualmente e vi dirò in base ai miei gusti quale mi piace di più. Intanto mangiamo queste qui prese da Lullo e costa 2,50 € l'uno. È morbidissimo! Sotto tipo c'è un piano di pan di Spagna con sopra le tettine della Monaca. Buon appetito! Fuori è strasoffice, dolce giusto e all'interno c'è la crema pasticcera, perciò è stracremoso. Il sapore mi ricorda tantissimo ai savoiardi, ma savoiardi molto morbidi, abbinato alla crema pasticcera. Andiamo a fare la colazione che ancora non ho bevuto il caffè. Non puoi, è dolce, non puoi, neanche le briciole ti do. E guardate che bel paesaggio si può vedere da qui. Questa piazzola mi ricorda molto Urbino. Non so se a voi vi ricorda Urbino, per chi c'è stato. Guardate quanto sono pet friendly qui. C'hanno il bidone per buttare la cacca del cane, c'hanno pure i sacchetti che non sono finiti. È ancora pieno. Mai visto un cassetto così pieno? Certamente li finiscono subito. Guardate, questa volta non l'ho fatta apposta, ha fatto la cacchina. Cioè l'ha fatta proprio attaccato al bidone della cacca. Bravo salsiccia. E per la colazione mangeremo qui da caffè e mercato, in questa piazzola con un terrazzo veramente meraviglioso, perché l'host dell'Airbnb che stiamo abitando noi in sti giorni ci ha dato dei buoni e ci hanno dato qui. Perciò colazione a gratis. Andiamo al posto 18, oh, il giorno del mio compleanno. Eccola qua la colazione inclusa dell'Airbnb. È tanta roba, C'è un bar così che ha così tante paste e un terrazzo del genere. Sono strafelicissimo. E poi abbiamo speso neanche tantissimo, Ho speso per 3 giorni 190. Prepariamo intanto il nostro solito caffè in ghiaccio. E incomincia adesso seriamente la giornata. E qui da mangiare abbiamo preso un cornetto per te e un bocconotto per me. Vi ricordate che abbiamo mangiato il bocconotto anche a Martina Franca in Puglia? Anche qui fanno il bocconotto, ma è diverso. È più duro e più compatto, sembra fatto di terracotta. Sembra terracotta. Qui l'abbiamo trovato per caso in questo barrettino, ma questo qui si fa in un'altra città che dista molto vicino da qui, perciò domani andremo nel posto dove l'hanno creato. Io domani devo andarci assolutamente in quella città per mangiare i bocconotti. Ne mangerei altri 10. Poi tipo è fatto sempre di pasta frolla, ma è più compatto, più duro. E all'interno la crema del cioccolato è tipo un biscotto tritato sciolto. La consistenza è totalmente differente da quella di Martina Franca. E poi all'interno si possono mordere delle scaglie di mandorle. Assomiglia moltissimo anche al Yueping, che sarebbe il mooncake cinese, la torta della luna.
Abbiamo appena finito di fare la colazione, ho dato un botto di dolci stamattina e adesso vediamo se hanno aperto. Dai, sono le 11 e qualcosa, cioè dovrebbe essere aperto, se no amen. Buongiorno. Ciao. Sono pronte le sise? Sì. Anche qui sembra di essere entrato in 200 anni fa, molto vintage. E questo è il primo locale dove è nata la Sisa della Monaca. Andiamo fuori a mangiare che se no sporco tutto per terra qui. Ecco a voi le Sise delle Monache da Palmerio, pasticceria storica, la prima in assoluto, il creatore delle Sise delle Monache. E qui come potete vedere la forma è più tetta e anche qui costa 2,50 €. E sotto diverso, prima da Lullo era tipo uno strato piatto di pan di Spagna, qui non sono solamente 3 tette, ma sono 6 tette. Questo è stramorbidissimo. Entrambi sono abbastanza simili come gusto, solamente che qui, forse perché è stato appena sfornato, si sente di più il sapore dell'uovo. Comunque io mi aspettavo queste Sise delle Monache molto simili alle tette delle Monache che si trovano in Puglia, perciò con la tetta ripiena. Invece è pan di Spagna, cioè all'interno non c'è niente, è solamente lo strato in mezzo che è crema pasticcera. Oh, incredibile, mi ricordano i savoiardi stramorbidi con la crema pasticcera. E dopo aver fatto una colazione a gratis e mangiato 2 Sisi delle Monache, andiamo a mangiare un po' di salato, perciò andiamo verso Chieti adesso. Mi è stato consigliato appunto una trattoria che fa cibo tipico. E poi anche guidare qui nel bel mezzo della Maiella è veramente una cosa unica, bellissimo. Mi sento una formica per quanto sia tutto così immenso qui nei dintorni, più piccolo della formica, mi sento una pulce di una pulce. Siamo appena arrivati a Chieti e piove, c'è questa pioggia che mi ha accolto così. Adesso dobbiamo camminare tipo 6 minuti dal parcheggio, che nei dintorni non ho trovato alcun parcheggio, è tutto occupato, perciò sono dovuto venire qui che è un parcheggio comunale Papa Giovanni, che costa 1 € l'ora. Anche sempre più forte la pioggia, aspettate, a dopo. E siamo arrivati dalla Tavernetta, cucina tipica specialità alla brace. Mi hanno consigliato sto ristorante per la loro lasagne e ceci. Buongiorno. In 2. Non c'è posto. No? È riservato. Raga, se venite in Abruzzo vi consiglio di prenotare in ogni locale che dovete andare, perché oggi che non è neanche weekend è strapieno anche a pranzo. Sono stati gentilissimi perché mi hanno detto che posso aspettare, che alcuni stanno finendo di mangiare. E qui in Abruzzo ho scoperto che hanno un cocktail proprio che si fa con vino rosso e gassosa e lo chiamano champagne abruzzese o bicicletta. E questo è il vino rosso di Montepulciano, poi ci si aggiunge la gassosa ed ecco pronto il nostro champagnino abruzzese. Qui manco ti accorgi che stai bevendo il vino, perché è dolce, alla fine è come bere un vino rosso misto alla Sprite. Invece vediamo il vino locale da solo com'è. Anche da solo è strabuonissimo, solamente che se volete qualcosa di più dolce, più bibitoso, potete fare questo abbinamento, ma se vi piace bere proprio l'essenza del vino rosso lo bevete da solo, perché anche da solo è molto buono. È arrivato tutto, ma che meraviglia! Abbiamo preso questi 3 piatti tipici abruzzesi. Dopo tutti i dolci che abbiamo mangiato stamattina ci voleva un botto. E guardate quanto sono abbondanti, cioè una porzione è gigante. Riesci a mangiare, questo non è Sì, mangio. Questi si chiamano pallotte, cacio e ova, delle polpette tipo, ma non di carne, di formaggio e uova con il sugo di pomodoro. Buon appetito! No, vabbè, buonissimo, è stramorbidissimo, cremoso e polpettoso, ma qui di carne non c'è nulla. Poi fa contrasto con questo sughetto al pomodoro che è un po' acido. Sembra proprio di mangiare un gnocco in versione gigante con il sugo di pomodoro. Qui abbinato ci abbiamo pure delle bruschette. Com'è? Buonissimo. Non mi lascia niente? No, raga, spettacolare. Cioè, fare la scarpetta con una bella bruschetta, croccante, morbida. Adesso passiamo a quest'altro piatto tipico abruzzese che si chiama zagne e ceci. Ed è una specie di brodino con questa pasta che si chiama zagna e ceci. Piatto simbolo di questo locale qui. Vengono qui tutti apposta per mangiare questo. Wow, è stracremoso, cecioso. Cioè, da fuori non si vede, però in bocca senti la croccantezza di qualcosa. Cos'è che è croccante? Non ho capito. Perché io sono un pochino daltonico, perciò mi confondo con i colori un po' simili. Ma qui noto una piccola differenza tra questa lasagna qui e questa qui. Questo qui è un pochino più scuro, però dovrebbe essere una lasagna fritta. ASMR. Si sente quella croccantezza in bocca che è strapiacevolissimo. È un piatto veramente saporito e sano allo stesso tempo. I ceci, strapieno di proteine.
Passiamo alle chitarrine all'abruzzese. Chitarrine perché? Perché questi spaghetti, questa pasta qui, è stata tagliata con uno strumento fatto con tantissimi fili che sembra una chitarra e facendo pressione alla pasta sopra si taglia e diventa così. Vedete, sono degli spaghetti squadrati. Ne potrei mangiare 10 porzioni. Poi abbinata a sta salsiccia che è stramorbida, che ha tutto assorbito il sapore del sugo al pomodoro. Poi sono pure delle pallottine. Sono delle polpettine di carne. Se venite qua e scegliete questi 3 piatti, andate sul sicuro. Parola di Nicola Gianni. Le porzioni sono belle abbondanti, belle gustose. Poi il prezzo non lo so. Ho visto il menù prima, ho dato un'occhiata e non dovrebbe essere costoso. Dovrebbero avere i prezzi da trattoria. Voi invece avete già mangiato o dovete ancora mangiare? Mi è venuta fame. E qui a disposizione abbiamo pure del peperoncino in polvere. Da quant'è che in Abruzzo si mangia il piccante? È una scoperta nuova, non lo sapevo. Questa cosa mi rende ancora più felice. Stiamo scherzando? È strapiccante sto piccante. L'avevo sottovalutato, avete visto quanto ce ne ho messo? Togliamo un po' di piccante con sto pecorino. Non sottovalutate il peperoncino dell'Abruzzo che è strapiccantissimo. Di colpo ho fatto diventare questo piatto tipico abruzzese in un piatto tipico del Sichuan. Siamo in Abruzzo e che non ce ne facciamo un po' di arrosticini offerti da casa perché ha detto che loro sono il number one. Trovate il punto giusto, la carne cotta alla perfezione. Vuoi un po' di vino? No, basta. Guido. Cin cin. Grazie. Buonissimo. Ne mangerei 300. Che facciamo? Una sfida di 24 ore di solo e solamente arrosticini in Abruzzo? No, vabbè raga, sono strapienissimo, perciò tocca fare un giretto in questa bellissima città. No, scherzo, non l'ho ancora vista. È l'abitudine, no? Perché tutte le città in Italia sono bellissime. E ora tocca fare una visitina anche a Chieti. E per tutta la roba che abbiamo mangiato, vabbè, escluso gli arrosticini e il pecorino che ci ha offerto il capo, abbiamo speso 28 euro in 2 persone. Questo è il centro, raga? Sì. Grazie. Grazie. Guardate, dietro alle mie spalle la cattedrale di San Giustino, però è un po' vuoto. Forse è perché è l'orario del pisolino, perciò dopo aver mangiato la gente torna a casa e dorme. Beh, la passeggiatina l'abbiamo fatta, una piccola passeggiatina perché dai, più o meno ho visto com'è il centro. Ci sta, c'è una viuzza lì, sono tutti i negozi. Mi ha colpito quel negozio, la pescheria. Da fuori sembrava tipo un negozio di cellulari con un design molto minimal. Invece era una pescheria, infatti quando ci passi lì senti quel tanfo proprio di pesce. E buongiorno a tutti, oggi è il secondo giorno come avrete intuito perché il pranzo di ieri ci ha veramente sfiniti, eravamo strapienissimi, infatti non ho fatto nessun altro pasto. E oggi invece mi sono svegliato con una grandissima fame e perciò siamo arrivati a Castelfrentano per mangiare i bocconotti. Avrete già sentito parlare del bocconotto che l'abbiamo mangiato a Martina Franca in Puglia, solamente che anche qui c'è un altro dolce che si chiama in questo modo e li mangeremo dalla fabbrica di bocconotto. È un pochetto fuori comunque, la città mi sa che è di là, siamo abbastanza fuori, perciò a camminare non ci arrivate qui, dovete arrivare in macchina per forza. Qui fanno un bel po' di gusti di bocconotti, hanno pure i bocconotti salati ho visto. Allora un cremotto, un rumotto, il tradizionale, un maracuja, grazie. Altrettanto. Ne abbiamo presi 6 alla fine, è meglio mangiarli fuori da solo perché dentro è vuoto, sono solo quei 2 posti. È tipo un barrettino, mi sa che fanno pure il caffè. Comunque i gusti che vi ho fatto vedere prima, quel menù lì, la ragazza mi ha detto che è un menù vecchio e perciò non ci sono tutti quei gusti, non sono tutti disponibili, anzi ne hanno forse cambiati, forse anche in base alla stagione, non lo so. Anche i salati, che pensavo di poterli mangiare oggi, non ci sono e sono su prenotazione. Ho preso quello che c'era e guardate che carino il logo. Un bocconotto. Ed ecco voi i bocconotti di Castelfrentano e ne abbiamo presi di 6 gusti differenti. Abbiamo speso 12 euro, perciò 2 euro l'uno. Non mi ricordo più quali gusti ho preso, so solamente che questo qui è quello classico. Guardate come sono fatti, sono piccolini e forse qui si chiamano bocconotti per un motivo, perché lo riesci a mangiare in un boccone. Buon appetito! Wow, c'è il zucchero a velo che non si sente neanche, è veramente leggerissima, sembra vento, sembra neve. Poi all'interno c'era il cioccolato fondente misto delle scaglie di mandorla che sono veramente stratritate perché non sono come quelle che abbiamo mangiato ieri al bar, erano più grosse, cioè si mordevano proprio, si sentiva.
Qui sente di meno, è più un tutt'uno con questa crema densa di cioccolato fondente. Poi fuori c'è la pasta frolla che al tatto è abbastanza compatto, duro, quando lo mordi si sfracella, è morbidissimo. E poi non è secco, è umido. Passiamo a quest'altro che dovrebbe essere alla pesca, mi pare. Questo mi ricorda l'infanzia. Sì raga, mi ricorda un botto i Kinder Brioche, quelli alla bicocca, è veramente similissimo. È dolce al punto giusto, un pochetto acido, tipico della pesca, e sa un botto di pesca, veramente è buonissimo. Ormai adesso vado alla cieca. Passiamo a quest'altro che... Ho sentito tipo una botta alcolica qui, mi si è riscaldato tutto. È rum questo, è 100% il rumotto. Con questo qui mi sa che ti ci puoi ubriacare. Basta che ne mangiate 5 di questi e siete a posto, siete pronti per andare a ballare in discoteca. Passiamo a quest'altro. Questo qui si riconosce subito perché è diverso dagli altri. Ha tipo una forma da meringa sopra, limone e mandorla. Limonoso un bel po'. Qui all'interno, come potete vedere, sotto c'è la crema di limone e sopra c'è questa pastella di mandorle tritate che è dolce. È stra limonoso e mandorloso allo stesso tempo. Il prossimo è questo, dovrebbe essere cioccolato. Questo è crema e cioccolato. Qui con tutto sto zucchero a velo mi sto imbiancando tutto. E poi ci sono anche queste mosche fastidiosissime. Veramente, che palle! Comunque è buono. Che palle! Finiamo in bellezza con questo qui che è il passion fruit. È la prima volta in assoluto che mangio una crema al sapore di passion fruit. È acido, sa un botto di passion fruit, sembra di mangiare un gelato. Avete presente quando mangiate il passion fruit e riuscite a mordere quei semini? Si possono mordere i semini! Niente da togliere a quello tradizionale che è buonissimo, ma questo qui al passion fruit dovete provarlo, che è una meraviglia. Wow, mani. Ci stiamo dirigendo verso Elice. Lì sono nate due paste, simbolo dell'Abruzzo. Tocca fare un'oretta di strada, Non è come a Napoli che puoi fare tutto a piedi e puoi mangiare un botto di roba tipica napoletana direttamente in centro. Invece in Abruzzo tocca fare veramente tanta strada per ogni cosa che vuoi mangiare. Poi vabbè, se stai a Pescara sicuramente troverai il cibo di tutta l'Abruzzo. Più che altro perché in sti giorni sto abitando a Guardia Agrele e perciò ogni volta devo fare andata ritorno. E se devo fare un'ora di andata e un'ora di ritorno sono 2 ore. E benzina raga, e benzina. E la benzina costa. Wow, che caldo che fa. Stamattina faceva un pochino più freschino, adesso di colpo è ritornato il caldo. Come potete vedere siamo in mezzo al nulla e la trattoria si chiama Trattoria da Margherita. Comunque, per essere più sicuri, stavolta ho telefonato per prenotare un posto perché non si sa mai. Non volevo venire a vuoto, fare un'ora di macchina a vuoto. Allora sono appena tornato dal bagno per lavarmi le mani e mi sono ritrovato sul tavolo questo antipasto che dovrebbe essere incluso. Qui abbiamo una fetta di prosciutto crudo, vabbè, questo qui è una fetta fritta, questo qui sembra una patata. E buon appetito! È una frittella, mi ricorda lo youtiao cinese. Il gusto è veramente simile, solamente che il youtiao cinese è più vuoto all'interno, qui invece è fatto tipo di farina, perciò è più pienotto, c'è più consistenza. Ora proviamo sta patata. Una patata arrosto. Questo è tutto in sapore, che tocca abbinare al prosciutto crudo. In questa trattoria dovete assolutamente mangiare questi 2 piatti, annellini alla pecorara e la pasta alla mugnaia. Qui è da dove nascono questi 2 tipi di pasta. Iniziamo dagli annellini alla pecorara, che è una specie di pasta a forma di annellini, a forma di tarallo. Viene servito con del sugo di pomodoro e della ricotta sopra. Ha una consistenza tutta sua, molto morbida, sembra tipo di masticare uno gnocco ma fatto con la farina. C'è il buco in mezzo che dà gusto quando succhi il sugo e ci infili la lingua in mezzo. E questo tipo di pasta non assorbe così tanto il sugo, perciò è un piatto abbastanza leggero ma dà gusto proprio a mordere gli annellini. Poi sopra, come potete vedere, c'è della ricotta e questa ricotta è una ricotta molto leggera che si avvicina molto al gusto del latte, molto piacevole, che ti si rinfresca la bocca. Questo è perfetto per chi piace un sapore leggero. Passiamo alla pasta alla mugnaia. Che bello!
Wow, qui si sente un botto il sugo di pomodoro e la carne, proprio il ragù. E questo tipo di pasta è fatta apposta per farsi appiccicare dal sugo e dai pezzetti di carne macinata. Più spessa, più compatta, più pesante. Il mio boccone è una goldura assurda. E per concludere in bellezza abbiamo preso un dessert che si chiama pizza dolce o pizza dolce, come lo chiamano qui in Abruzzo. Se sentite il nome pizza dolce, cosa vi viene in mente? Una pizza con la Nutella, una pizza con la marmellata sopra, e invece ecco a voi la pizza dolce abruzzese. Dove sta la pizza? Vediamo se sa di pizza. No, non c'entra nulla con la pizza, ma è strabuonissima. Ha un gusto molto vintage. Mi ricorda la torta di compleanno che mangiavo da piccolo. Poi crescendo, non so, non le ho più mangiate di questo tipo. Dolce al punto giusto, con vari strati di pan di Spagna e un po' di liquore. Un po', è inzuppato molto, è molto liquorato. Sento proprio l'alcol che scende giù qui, si riscalda tutto. Come il bocconotto al rum che abbiamo mangiato stamattina, uguale, la stessa sensazione. E io oggi a pranzo non ho ordinato apposta il vino rosso o una birra, perché devo guidare. Chissà se ora potrei guidare. E qui dalla casa ci hanno offerto pure 3 digestivi tipici abruzzesi. Iniziamo da questo qui che si chiama ratafia. Adesso mi sa che non potrei guidare. No, vabbè, bevo un goccino, poi do tutto a te, va bene? Tanto te non devi guidare. Ratafia. Wow, buonissimo. È un liquore alla marina. Lo vorrei finire però non posso. No. È la madosca. È finito tutto d'un botto. Genziana. Wow, è abbastanza fortino e poi amaro, tipo un Negroni misto ginseng. Lo vorrei finire ma anche questo non posso. No, no, non lo fa. No, non ci credo. Te sei una botte. E infine il limoncello lo conosco già da piccolo. Io infatti quando lavoravo, davo un aiutino ai miei genitori al ristorante cinese. Bevevo il limoncello di nascosto perché mi piaceva. Buono, anche questo fortino, E anche oggi a pranzo siamo sfiniti, abbiamo la panza strapienissima. Non me l'avevate mai detto, che qui in Abruzzo facevate delle porzioni così giganti. Adesso qui a cena, che cacchio, non posso mangiare a cena, veramente. Non mi viene fame. E poi oltre alle porzioni che sono stra mega giganti, il prezzo, cioè una porzione così gigante di pasta costa solamente 9 euro. Mi sa che ormai solo in Abruzzo hanno questi prezzi qui. Solitamente dalle mie parti tipo un piatto di pasta minimo costa 12-13 euro, forse anche 15 per il rincaro dei costi primari eccetera. Ma qui non c'hanno questi costi, mi sa. Niente, adesso facciamo un'altra mezz'oretta di macchina e andiamo verso Pescara, il capoluogo dell'Abruzzo. Mica possiamo perdercelo. E poi se mi verrà fame andremo a mangiare qualcos'altro perché anche guidare è un'attività sportiva. Formula 1, rally, no? Ed eccoci a Pescara. Abbiamo fatto un giretto verso il mare, il centro che poi tra l'altro è molto riconoscibile. Basta che fai una foto, un video, capisci già dal pavimento che è il centro storico di Pescara. E dato che guidare mi ha fatto venire un po' di fame, andiamo a mangiare qualcosa. Vi porto a mangiare una cosa tipica di Pescara. No, non sono gli arrosticini, tranquilli. Gli arrosticini li mangeremo nell'entroterra. Vi porto a mangiare i fiadoni. E i fiadoni più famosi di Pescara, anzi di tutto l'Abruzzo, li potete mangiare da Alla Chitarra Antica. Andiamo, salsiccia, vieni. Quali sono i fiadoni? Ah, questi sono i fiadoni classici? Prodotto tipico abruzzese a base di formaggio pecorino e uova. Buon appetito e bollente. Fuori è fritto, un pochetto croccante, poi all'interno è stracremoso e sa un botto di formaggio e mi sto spionando il dito, scotta un botto. E qui raga, oltre ai fiadoni sono famosi per le pallotte cacio e ovo. Guardate. Sembra un mochi alla fragola, raga. Buon appetito. È straordinario. Mi ricorda un po' il tofu, non so perché. Un tofu fatto col pecorino. E poi una spugna. Assorbe tutto il sapore di sto sughetto al pomodoro. No, basta. Prendo 2 fiatoni. Questo è dolce. Guarda lì che servizio, guarda che servizio, guarda. Fai così, vai. Vai, Nicola! Crostata con ricotta e gocce di cioccolato. No,
veramente stupenda. Non si vede ma è strabagnata, si scioglie in bocca, veramente. Il dolce è il giusto, sprofonda appena lo mordi, è stracremoso, poi ci sentono le gocce di cioccolato, combinazione perfetta. Mi sono fatto inscatolare un po' di fiadoni da portare via. Quello fritto l'abbiamo già mangiato. Adesso proviamo questo qui classico al forno. All'interno il sapore è quello lì, straformaggioso, fuori è croccante ma la consistenza è diversa. Prima sentiva il fritto, guardate all'interno quanto è ariato. E questi sono buoni da caldi. Bene, adesso che siamo belli sazi, andiamo a cenare! Raga, ma dove siamo finiti? Siamo in mezzo ai campi, comunque a pochi chilometri da Pescara. Mi porto a mangiare in un posto veramente local. Siamo arrivati. Sono tutte abitazioni qui, non siamo nel centro città di un borgo, no. Siamo in mezzo al nulla. Il posto si chiama La Veranda, la pecora è cotta. E qui è un posto molto famoso per gli arrosticini, soprattutto per il fegato, gli arrosticini di fegato. È chiuso! No! Grazie comunque. I vicini di questo locale sono stati gentilissimi, mi hanno detto che sono in ferie, mi hanno consigliato un altro ristorante, perché io non sono venuto qui per mangiare gli arrosticini o il fegato, volevo mangiare la pecora alla Callara. Ah, guardate, c'hanno pure le oche qui. Oh, il ristorante che ci hanno consigliato i vicini, ho fatto una piccola ricerca e ho visto che mi sa che non c'hanno quel piatto che sto cercando io. Poi ho trovato un localino che stava nei paraggi molto vicino, che si chiama Ristorante Tonino. È chiuso. È chiuso! Vabbè, allora non ceniamo. C'ho ancora del pane e del prosciutto crudo nel frigo nell'appartamento, perciò a cena mangeremo quello. Guardate, mi ha dato il benvenuto di già qui. Siccia! Oh, siamo arrivati in zona Terramano. Vuoi giocare? Stavolta vi porto in un agriturismo, più esattamente si chiama Agriturismo Lidia. La cucina abruzzese è vastissima e nei dintorni di Teramo si possono trovare anche piatti tipici che si possono trovare solamente in questa zona qui. Antipasti, quelli classici nostri, poi la chitarrina, i gnocchetti e la ricca. Timballo ce l'avete? Timballo non lo fa. Qui è l'agriturismo, fanno tutta la random, perciò a volte si possono trovare alcuni piatti e alcuni no. Scrippelle, nemmeno quello. Ero venuto apposta per questi, ma Allora ci penso io. ci pensa lui. Io comunque sono un po' deluso adesso perché volevo mangiare il timballo, ero stracuriosissimo del timballo e pensavo di poterlo mangiare qui, invece vediamo cosa mi consigli, cosa mi prepari. Io sono venuto qui apposta per mangiare cucina teramana. Wow! E qui si comincia con un bel antipasto tipico teramano, perciò incominciamo che c'ho già l'acquolina in bocca. Iniziamo dalla bruschetta. Prima voi, oh, mangiate? Fatto? Non è la bruschetta, scusate, è semplicemente pane con un po' di salume sopra, penso che sia salame. Passiamo sto pezzo di frittata. Da quant'è che non la mangiavo? Mi ricordo la messa quando andavo alle elementari. Questo dovrebbe essere pomodoro con dei gratinati sopra. C'è il contrasto tra l'aspro del pomodoro e il gratinato che è stracroccante. Ne mangerei altri 100. Questo qui, raga, è peperone ripieno di pane e carne. È molto pieno, compatto, stramorbido, è tipo purea. Qui troviamo delle palle fritte da abbinare agli affettati e alla verdura grigliata. E dentro è vuoto, raga. Sembrano i pani puri, guardate. Vi ricordate? Quello street food indiano. Allora, qui ci schiaffiamo di tutto. Peperoni, un po' di prosciutto, un po' di zucchine. Ed ecco a voi il panipuri abruzzese. Ci ho schiaffato il mondo. La pallina fritta è molto gustosa, profuma moltissimo di mais. E questo all'inizio, quando è appena fritto, è stracroccante e quando si raffredda diventa più morbido. Come si chiama sta pallina? Non me l'ha detto, vabbè. Voi se lo sapete scrivetelo nei commenti. Qui troviamo pure delle crispelle da abbinare il tutto. Mettiamo un po' di peperone, una fetta di salame e una fetta di melanzana. Togliamo il tutto. Ora che è diventato un involtino. Un'esplosione di gusto tra affettato, il dolce del peperone, il salame. Poi fuori c'è questa crispella che non si sente neanche, molto morbido. E con tutto sto ben di Dio, un bel vinello della casa non ce lo facciamo? Una godura assurda. Abbiamo iniziato benissimo con questo antipasto. Passiamo al formaggio fritto, anche questa è una specialità tipica abruzzese.
Sembra tipo mozzarella con lo strato fuori fritto, perché è bello morbido, formaggioso. Questo abbinato a un affettato sarebbe una bomba. Passiamo alla polpetta di ricotta. Bello ricottoso e pomodoroso. Pensavo fosse più compatta e invece si sgretola subito al morso. È letteralmente una polpetta di ricotta. Passiamo alla trippa abruzzese. Questa trippa che è stata condita con una salsa di pesto pomodoro misto a peperone, è un pochino dolce, molto cremoso, appiccicoso. Poi c'è quel pizzico di piccantino che ci sta una meraviglia, col pane alla fine del mondo. Peperoncino, così si mangia? Questo si mette in mezzo alla pasta. Bello piccante. Non pensavo che l'Abruzzo fosse una regione piccante. Qui direttamente ti servono il peperoncino. Questo ha detto che si mette in mezzo alla pasta, che è bello piccantino. Vediamo com'è da solo. È l'inferno. Da quant'è che mangiate così piccante in Abruzzo? Poi di nascosto, non lo sa nessuno. Io non lo sapevo sta cosa, non so voi. C'ho la bocca in fiamme. Sto sudando come un maiale. Vuoi provare? Sputa, guarda che io già mangio molto piccante, mi piace mangiare piccante, ma questo qui è bello forte, Ah, gnocchi. Gnocchetti in bianco al ragù di Marchigiano. Marchigiano? Non è abruzzese allora. L'azienda che di quella qua giù. E come potete vedere qui gli gnocchi sono diversi, cioè sono più a forma allungata. Assomigliano ai tteokbokki coreani, gli gnocchi di riso coreani, no? La forma. Sono stramorbidi, cremosi, poi c'è la carne macinata che si abbina alla perfezione, un sapore molto semplice e saporito. Abbinato alla pasta sicuramente il peperoncino non è così piccante, dai. Spero, almeno spero. Mischiamo un pochino. Lo attutisce, però rimane strapiccante ugualmente. Oh, questo è seriamente un piatto tipico teramano. Chitarrina alla teramana. È una chitarrina proprio ina, sono molto fini, sono molto sottili ed è abbinato alla salsa di pomodoro e delle pallottoline di carne fritta, guardate. Però se notate l'abbiamo mangiato pure a Chieti. A Chieti si chiamava chitarrina all'abruzzese e io mi aspettavo un'altra cosa. E perciò, non so, sono gli stessi piatti ma con un nome diverso. E qui sta gironzolando un gatto che Salsiccia odia i gatti. Non so se li odia, però si arrabbia quando li vede, abbaia. Poi quando va vicino ai gatti ha paura e inizia ad urlare. Vero Salsiccia? Sei un bassotto inutile. Il sapore è molto simile a quello che abbiamo mangiato a Chieti, sa molto di pomodoro, ci sono le pallottoline di carne che gli danno un sapore in più, solamente che qui la chitarrina è molto più sottile, perciò la consistenza è diversa. E come secondo ci è arrivata una grigliata mista alla abruzzese, qui troviamo delle patate, delle salsicce, delle scoltadito di pecora e una fetta di manzo, maiale. Mi sa che è una bistecca di maiale. È una bistecchina di maiale grigliata, è stracotta, rimane un pochetto secco. Vabbè, la grigliata come dovrebbe essere. Proviamo queste scottadito di pecora. Questo non è stracotto come il maiale che rimane secco, la carne sta tenerissima, molto gustosa e si sente quel pizzico salato e del sale, no? Una grigliata, salsiccia. La salsiccia grigliata è la salsiccia grigliata, però sa di salsiccia grigliata. E concludiamo in bellezza con una bella pizza dolce e dei liquori digestivi tipici abruzzesi. Vino cotto! Questa è la prima volta che lo bevo, Alla salute! Assomiglia moltissimo al vino di riso cinese, assomiglia all'aojiu, solamente che è più aspro e si sente di più il retrogusto di frutta, tipo il retrogusto di uva secca. Molto buono, questo qui da freddo sicuramente è ancora più buono ed è sui 14 gradi questo. Genziana. Da piccolo mi ricordo che i miei genitori avevano comprato tipo degli integratori da bere, erano tipo delle fialette di vetro così. Cos'è? Amaro al peperoncino! Non riesco ad immaginarmi come sia la Calabria, che è rinomata per essere la regione più piccante dell'Italia. Comunque, come vi dicevo, la Genziana assomiglia moltissimo alle fialette di vetro che facevano bene i miei genitori quando ero piccolo, per avere più ferro, no? E in pratica erano delle fialette di vetro, poi c'era la cannuccia e lo bevevi con la cannuccia. Raga, mangiamo un pezzo di pizza dolce che sennò qui...
Qui si sentono delle scaglie di frutta secca, mi sa, ed è più secco rispetto a quello che abbiamo mangiato l'altra volta, che era molto più spugnoso, innacquato, anzi alcolizzato. In pratica era tutto strabagnato, che ci potevi ubriacare. Qui invece no, cioè qui sì, con tutti i liquori che ci hanno dato, sì, però la pizza dolce di per sé non è così alcolica, anzi non si sente per niente l'alcol. Buonissimo. Torta di compleanno proprio. È arrivato il momento di bere l'amaro piccante. È sul dolce ed è piccante, ma il piccante non lo senti in bocca, lo senti in gola. Tipo il piccante tipico dello zenzero, che arriva fino all'orecchio, no? Molto piacevole se si tratta di inverno, però in piena estate lo sconsiglio perché sudate come maiali. In Abruzzo è tutto un paesaggio del genere, bellissimo. Comunque siamo strapienissimi, in due abbiamo speso 50 euro con tutte quelle portate che ci hanno dato, dall'antipasto alla pasta, alla grigliata come secondo, al dolce, ai liquori, al caffè. Dai, ci sta, abbiamo mangiato un botto di roba, siamo strapienissimi e alcune cose me le sono fatte impacchettare così me le mangio in appartamento. Raga, dato che ero alla ricerca del timballo, che vi ricordate ieri nell'agriturismo non l'abbiamo trovato, ho fatto una gran fatica per trovare un posto dove lo facessero e l'abbiamo trovato, grazie ai vostri consigli. L'abbiamo trovato qui in mezzo alla natura, c'è questo ristorante che si chiama Ristorante La Rocchetta e mi hanno detto che qui di domenica lo fanno sicuramente il timballo, perché non è un piatto che lo fanno dappertutto e ogni giorno, è un piatto che lo si può trovare solamente nei giorni di festa e anche stavolta abbiamo prenotato prima di arrivare fin qui, se no qui i posti veramente è pieno. Guardate qui raga, timballo, l'abbiamo trovato finalmente. Ok, perfetto. Un aiuto, I speak English. No, va bene. Una chitarrina con le pallottoline, un timballo e una pecora alla Callara. Grazie mille. Eppure qui, come in tutti gli altri ristoranti qui in Abruzzo, troviamo del formaggio grattugiato e dell'olio piccante, raga. In Abruzzo si mangia piccante, eh? Oh, è arrivato tutto, finalmente riusciamo a mangiare sto timballo. Pensavo fosse una specie di lasagna, ma è tutt'altra cosa. In pratica la lasagna è composta da un multistrato di pasta all'uovo, mentre il timballo è stato composto da un multistrato di crespelle, qui lo chiamano scrippelle. C'è lo strato fuori che è tipo una pellicina, che è un pochino croccante, dà quel profumino in più, di piastrato, no? Si sente la mozzarella, la carne macinata, poi c'è anche un pizzico di pomodoro. Dentro ci sono pure le uova, mi sa. Passiamo alla chitarrina con le pallottine, che ormai lo ordino dappertutto, lo provo, così possiamo vedere insieme come lo fanno in ogni luogo. Le pallottoline alla fine sono delle polpettine di carne e formaggio, mi pare, e poi vengono cotti insieme all'interno dell'olio, perciò quasi fritte. Qui la chitarrina rimane un pochino più cotta, perciò non al dente, cremosissima, e anche qui sa un botto di pomodoro e ci sono queste pallottoline di carne che gli danno quella sapidità in più. E poi non so se voi riuscite a sentirlo, ma dietro le spalle è tipo un bosco, si sente il fiume che scorre, è veramente un posto meraviglioso qui, Si mangia bene e si respira, cioè non si respira aria pulita, anche perché siamo proprio attaccati alla strada, che passano sempre le moto, le macchine eccetera, perciò si sente anche il fumo. E come secondo abbiamo preso la pecora alla Callara, questo qui è un piatto tipicissimo di tutto l'Abruzzo, e in pratica è uno spezzatino di pecora. Questo lo dobbiamo mangiare subito perché se si raffredda sa molto di più di pecora e perciò non è buono come appena fatto. È squisito, quanto cacchio è buono! La carne è cotta alla perfezione, stratenera, e poi c'è quel contrasto tra carne magra e tendine, perciò non rimane secca, ma molto gustosa, saporita. Devo farci per forza la scarpetta. Col pane si sposa alla perfezione, ma penso anche col riso in bianco. Poi sente anche il profumo del rosmarino che a me piace un botto, perciò se venite in Abruzzo, pecora alla Callara è d'obbligo. Wow. E in totale, compreso 2 coperti, abbiamo speso 31,50 euro. Timballo teramano si fa solo a Teramo. Raga, questo qui è il vero timballo.
E quello che abbiamo mangiato prima era timbalo, dai. No, ci è sta, una lasagna. Dato che abbiamo fatto presto a finire di pranzare, siamo venuti a Teramo a farci un giretto e ho trovato ancora aperto la cantina di Porta Romana, che mi è stato consigliato da tutti per il timballo, ma non ce l'avevano oggi perché c'è stato un conveniente del capo. Però sapevo che mancava qualcosa qui in Abruzzo che non avevo mangiato prima di tornare a casa. Le mazzarelle. Abbiamo preso 2 porzioni di mazzarelle e abbiamo speso 20 euro. E fortuna che era un piatto povero. È andato fuori il pane, dei tovaglioli e delle posate, perciò dai, non ci lamentiamo. Comunque le mazzarelle sono degli involtini con l'interiore di pecora, con avvolto una foglia di indivia. Vediamo per la prima volta in vita mia le mazzarelle. Poi autentiche, mi ha detto il ragazzo. Solo da loro le fanno così, che seguono la tradizione originale abruzzese, anzi teramana. Buon appetito! Il sapore non è per niente male, Poi abbinato a questo sughetto di pomodoro. Fuori c'è questo strato di verdura che dà quella succosità in più, che dà quel tocco di verdura. Poi all'interno c'è il fegato, il cuore, i polmoni della pecora, perciò l'interiora. E questa è una botta di colesterolo, seriamente, Comunque pensavo di trovare anche le screppelle, ma mi ha detto che è un piatto invernale, perciò non lo facevano. E vabbè, mangerò il resto la prossima volta che ritornerò in Abruzzo, perché sicuramente non sarà la mia ultima volta questa. È una regione che offre tantissime cose, anche dal punto gastronomico, e prima di venire qua veramente non li conoscevo. Io stavolta sono stato veramente sfigato. Ho trovato 2 locali su 5 chiusi per ferie e niente, sono capitato a Teramo nel bel mezzo della ricostruzione. Sarà per la prossima volta. È giunta a termine pure la puntata di oggi. Grazie di essere arrivati fin qui, spero che il video vi sia piaciuto. Non dimenticatevi del like e del follow se non l'avete ancora fatto, così da essere aggiornati sulle nostre prossime avventure in giro per il mondo. Ci vediamo nel prossimo video, bye bye, ciao!